Non so se succede anche a voi, ma a volte, solo in alcuni viaggi, c'è un momento specifico che si ritaglia un posto speciale tra i miei ricordi. Non so bene perché. Non è detto che sia il posto più bello o il monumento più incredibile. A volte basta un dettaglio per farti vivere un'esperienza in un modo completamente totalizzante. Nel viaggio in Vietnam è successo in un posto del tutto inaspettato. Abbiamo visto delle cose stupende nel sud-est asiatico, ma quell'emozione particolare, quel momento, l'ho vissuto in un semplice capanno in mezzo alla giungla. Abbiamo mangiato per terra, rischiato di farci caricare da dei bufali e non riuscivamo a farci capire da nessuno. Questa è la storia di quel momento, di una giornata che mi è entrata nel cuore e dell'area di riforestazione che abbiamo sostenuto dall'altra parte del mondo. Our Discovery Travel è il nostro viaggio alla ricerca delle cose autentiche della vita. Amiamo viaggiare e fermarci ad ascoltare le storie incredibili delle persone che incontriamo durante il nostro cammino. L'obiettivo principale è scoprire il mondo e scoprire un po' anche noi stessi, e lo facciamo anche tramite lo sport, ponendoci sempre nuovi obiettivi. Vogliamo lasciare questo mondo migliore di come l'abbiamo trovato, e per farlo portiamo avanti i nostri progetti di sostenibilità e riforestazione. Mettetevi comodi che inizia il nostro viaggio alla scoperta. Oggi è una delle giornate più incredibili del viaggio. È stato un casino organizzare per arrivare qui, non abbiamo capito niente, è salita anche un po' di tensione. Adesso stiamo facendo una scampagnata nella giungla con questi due gentili signori. Cerco di darvi un po' di contesto. Nell'estate del 2023 abbiamo girato tutto il sud-est asiatico per parlare di deforestazione e di interdipendenze dei fattori climatici. In poche parole, nei paesi come la Thailandia, il Laos, la Cambogia e il Vietnam non deforestano perché sono loro i cattivi, ma perché hanno bisogno di più spazio per le culture intensive di caffè e canna da zucchero per poter soddisfare la domanda che arriva dall'Europa, Italia compresa. Lo scorso anno abbiamo così aperto una campagna crowdfunding e con i fondi raccolti abbiamo riforestato sia il Parco del Ticino in Italia, sia la foresta di Vuon Son in Vietnam. Se siete interessati, sul canale potete trovare tutto il nostro viaggio giorno per giorno. A Milano Marittimo non te le fanno fare certe cose. E questo video racconta proprio di quel giorno, in cui ci siamo trovati dispersi nella giungla vietnamita. La giornata è iniziata con non poche difficoltà. Giorno 34 e capisci di essere in un posto non turistico quando la colazione è tutta fritta. C'è anche qualcosa di dolce, ma è praticamente tutto fritto. Solo quello. La notte prima ci siamo fermati a Vinh, che è una cittadina completamente non turistica. Nel nostro hotel infatti nessuno parlava inglese. E non c'è nessuno che parla inglese e sto comunicando con Google Traduttore. Inoltre, se già partivamo da una città che non vedeva un turista da mesi, in poco tempo ci siamo trovati in una realtà ancora più dispersa nel nulla. L'unico che nel sito di riforestazione parlava pochissimo inglese ci ha detto che in quella zona ha usato l'inglese solo 3 volte negli ultimi 10 anni. He knows some football player. Ok. Il calcio è universale. Ed è in questo contesto quasi assurdo che ha cominciato a crearsi la magia. Đấy chỉ nó mà nó lại gọi cho bạn đấy nó không chịu. We don't have we are 4. Siamo arrivati a Tai Son, adesso dobbiamo arrivare a Won Song, ma non so come perché ci sono 3 scooter. Ecco che se ne va un altro. Come la vedi questa cosa, Palli? È pazzesca. Avevamo avvisato tutti e ci siamo venuti a prendere con lo scooter. No, possiamo dire che allora io non so veramente come siamo riusciti ad arrivare qua, perché arrivare già soltanto questo è una delle cose logisticamente più complicate da marzo praticamente che pensiamo a questa cosa. E siamo in questa cittadina, ci devono portare al sito di riforestazione. 2 tizi ci hanno indicato e ci hanno detto di salire su uno scooter, ma non abbiamo alcuna certezza che siano le persone. Won Son Company. Sì. E adesso sta già tornando uno dei 2 con lo scooter? Forse sì. Ecco Palli che parte e rimango da solo.
Vitagrama. Dopo 1000 peripezie ed ore passate a cercare di farci capire, abbiamo trovato degli sconosciuti che sembravano le persone giuste e ci hanno caricato su degli scooter. Siamo così arrivati alla sede di Wongsong Forest Company e ci hanno raccontato il loro lavoro e che cosa fanno per salvaguardare queste foreste. Cosa ne dici, Claudio? Il sud-est asiatico ha un'importanza strategica per l'intero pianeta, per l'assorbimento della CO2. Come si sta là dietro? Una crema. Siamo in quattro con la nostra guida di oggi. Tac tac. No, via. Tac tac. Qui si trova oltre il 15% del patrimonio boschivo del mondo e sono ormai moltissimi gli enti che cercano di fare sensibilizzazione sulla deforestazione fuori controllo. Il WWF, in un rapporto del 2020, afferma che ogni anno si perde l'1,2% delle foreste. L'aumentare della domanda di frutta, caffè, gomma e canna da zucchero dall'Occidente sta portando questi paesi a cercare sempre più terreni e sempre più spazio per la coltivazione di monoculture. Le foreste sono quindi il primo obiettivo che viene colpito. Inoltre la deforestazione non serve solo per creare spazio, ma il legname prodotto da questi luoghi è molto richiesto. Specialmente gli ironwood, che sono alberi altissimi e il loro legname è molto dritto e molto resistente. Col progetto Trekking 2023 abbiamo così deciso di fare qualcosa di concreto per queste zone. Il nostro partner di riforestazione aveva avvisato queste comunità del nostro arrivo, ma non ci saremmo mai aspettati un'accoglienza così calorosa. Si sono radunati tutti lì per noi, ed hanno cucinato il meglio che potevano. Hello. Abbiamo così mangiato, brindato insieme e scherzato per quel poco che riuscivamo a capirci. Do you know Chiellini? Chiellini. Stiamo per bere benzina direttamente dalla giungla. Voglio dare accio. No, ma non tutto. Molto buono. È buono, però tipo alcol etilico. Impegnativo. Lui è lo zio che continua a riempirti il bicchiere. Sembra di essere Natale. Sì, è proprio una cena di Natale. Valli, perché non ti fai questo bong? Perché vorrei arrivare domani mattina. Tutti carinissimi. Thank you, brother. Thank you. We go? Dopo aver visto la foresta giovane e quella antica, gli altissimi ironwood, dopo le spiegazioni sui 6 elefanti liberi nella riserva ed i consigli su come gestire l'ansia causata da una mandria di bufali a 10 metri da noi, La guida ci dice di accelerare il passo. è arrivato il momento di salutarci. Nonostante fossimo stati insieme solo una giornata, alcuni di loro non volevano più farci andare via. Siamo in questa foresta antica di ironwood. Quella giornata è entrata a tutti noi nel cuore. Erano ormai 34 giorni che giravamo tra Thailandia, Laos, Cambogia e Vietnam e quello era più o meno il nostro punto di arrivo. La chiusura di un'esperienza che ci ha sicuramente messo più volte in difficoltà, ma che ci ha anche regalato tantissimo. Mi emoziona pensare che un progetto nato dalla scrivania di casa ci abbia poi condotto in uno dei luoghi più sperduti del Vietnam. Grazie alla nostra campagna crowdfunding siamo riusciti a piantare 180 alberi in Vietnam e 180 in Italia. La deforestazione è un tema molto serio e la comunità europea sta cercando di mettere qualche controllo, come per esempio il bloccare l'importazione di materie prime prodotte in zone deforestate. Fortunatamente ci sono loro che sono dei custodi e dei guardiani di questo nostro polmone verde. Ho un sorriso stampato in faccia mentre riguardo questi video, perché quel giorno ho conosciuto un'umanità diversa. Tak Tak, Lan Lan, Yun, La. Sono dei sorrisi meravigliosi che senza il progetto Trekking non avremmo mai avuto la possibilità di incontrare. Questo viaggio, ma in particolare questo momento, mi hanno fatto capire che cosa sto cercando. Voglio incontrare le persone, ascoltare le loro storie, vivere un pezzettino del loro tempo
e assaporare veri momenti di autenticità, come le risate e quella giornata passata in quella piccola capanna in mezzo alla giungla in Vietnam. Allora Claudione, esperienza nella giungla in Vietnam nel sito di riforestazione. Fantastica, abbiamo conosciuto l'ometto col casco blu che era una figata unica. Molto bello, mangiato particolarmente molto bene. Beh, Dini ha spazzolato tutto. Non c'era A te? Dini non ha avuto coraggio. A me è stato emozionante, veramente un momento bello. Anche perché non vuoi neanche mai essere male, vuoi sempre tenere. Voleva sempre abbracciarti. No, devo dire, sono stati di un calore e di un'umanità Molto infinita. bella. Per come era iniziata la giornata avevo qualche timore, invece è stata una figata pazzesca.